Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Come ogni martedì sera, dietro di noi potete ammirare la sua splendida collezione di 4 ruote Amarcord di anni 70 e 80 e ci apprestiamo a vedere un numero bello interessante. Però prima di andare a vedere, mi piace, commenti, iscrizioni. Ragazzi, vi vogliamo belli attivi sotto questi video perché vogliamo capire quanto vi sta piacendo questo format e soprattutto vogliamo da parte vostra interazioni, suggerimenti, discussioni. Parliamone insomma insieme. qui sotto nei commenti. Però adesso basta chiacchiere, andiamo a vedere il numero di oggi di 4 ruote. Luglio 1983, per questo numero di 4 ruote, numero 333. In copertina un'auto che è entrata nella storia perché la Panda, non una qualsiasi, la Panda 4x4, il pandino con cui si poteva andare ovunque. Iconico, semplicemente con una parola è detto tutto, veramente. Prima di andare a sfogliare, notiamo il prezzo come è cambiato, perché nell'83 2500.000 lire. 2500 lire. 2500 lire oggi sarebbero, secondo il nostro convertitore storico dalla lira all'euro in base all'inflazione, ben 3,85 €, quindi un prezzo che sta variando. Stiamo vedendo un po' nei vari numeri di questo nostro format, ma andiamo un po' a sfogliarlo. Come al solito grande classico, partiamo a pompa con pubblicità, in questo caso gruppo VAG. Hai notato una cosa? In quasi tutti i numeri la prima pubblicità è sempre di Volkswagen o Audi. Bene, Allora, parliamone. qui dobbiamo un attimo fermarci, perché abbiamo detto che ultimamente nei giornali, giustamente, non ci sono né pubblicità del tabacco né degli alcolici. Cosa che invece stiamo notando sempre più frequentemente in questi numeri. In questo raggiungiamo l'apoteosi. No, ragazzi, veramente l'apice di non so che dello scandalo. Quindi, nulla, a sinistra, Birra Bex, a destra. fucili Beretta, le armi, addirittura le armi. Probabilmente se andiamo a vedere le riviste degli anni 60 e 70 troviamo, non lo so, la marijuana. Insomma ragazzi, 4 ruote vi sto dicendo, compratevi un'auto per andarci poi a bere con gli amici la sera, non guidando poi Ma voi speriamo. quando tornate, e magari se trovate qualche bel fagiano nel vostro cielo andare un attimo a caccia. Dato che tra l'altro non leggo da nessuna parte non bere prima di guidare o messaggi di Avvisi guida che responsabile. in quegli anni erano ancora al di fuori. Va bene, un fucile Beretta, perfetto. Diciamo, alletiamoci un pochino con meno ironia con la 1 diesel, che il diesel all'epoca, come vedremo in Era questo qualcosa numero, di molto attuale, molto recente, fresco, come lo è, diciamo, per i giorni nostri l'elettrificazione della mobilità. Esattamente. Perché stiamo dicendo questo? Perché a parte ovviamente un'altra pubblicità di alcolici sull'Aperol e quant'altro, troveremo altro alcol, perdonatemi. Che bella tra l'altro questa pubblicità della Veglia Veglia Borletti. Borletti. Tutti quanti i quadranti, Tachimetri, sì, contagiri, cronografi, econografi, sì. come quelli delle lance, bellissimo. Dicevo, vedremo un po' il diesel in questo numero, ma la linea della 33, in un altro dei numeri c'era la linea della 164. Perché abbiamo parlato del diesel e dell'elettrico? Perché all'epoca, come oggi per esempio Volkswagen dice che entro il 2050, se non sbaglio, scomparirà tutto il motore termico nella sua linea di produzione e saranno solo auto elettriche, BMW nell'83 diceva questo con la serie 5: domani si costruiranno solo turbo diesel. Poco più di 35 anni fa un concetto, un pensiero del tutto opposto. Totalmente. Tra l'altro qua appunto si continua calcando la mano, spiegando tutti i vantaggi, perché appunto sposare una motorizzazione come in questo caso il 524D TD Turbo iconico diesel, di BMW, che tra l'altro appunto hai fatto bene a sottolineare come, se avete visto poco fa, uno era solo D, quindi Fiat Uno, motore diesel. Qui invece BMW sottolinea il fatto come sia un turbo diesel, cosa che prima appunto veniva contestata sui diesel in quanto privi di turbo non avessero la stessa vivacità, la stessa coppia dei motori benzina. Bella questa immagine, verso le vacanze. C'era uno dei numeri, se ricordi, che riguardava l'inverno, novembre se non sbaglio, ottobre-novembre, e c'erano tante pubblicità sulle catene da neve. Qui c'è una targetizzazione, se vogliamo, del pubblico che è vacanziero, perché parla appunto della partenza in vacanza. È super interessante, quanto vorrei averlo oggi, una tabella con tutti i paesi della comunità europea all'epoca, in cui c'erano i confronti della regolamentazione, della moneta, del cambio, del costo del carburante, dei limiti di velocità in ogni singolo paese, dall'Austria
all'Unione Sovietica. Diciamo una tabella che sicuramente 35-40 anni fa sarebbe stata molto comoda e molto utilizzata da tutti i guidatori laddove appunto avessero poi effettuato un viaggio all'estero. Super utile, infatti io voglio sapere la corona islandese, magari in corona islandese quanto costa la benzina super, cioè il prezzo in valuta locale è in lire per litro. Pazzesco, veramente utile. Questa era la Alfa Romeo Arna. Si chiamava Arna se non sbaglio perché era prodotta tra Arese e Napoli, ARNA, però era un'Alfa in collaborazione con la Nissan. Cosa che penso oggi non succederebbe mai. No, e tra l'altro se non ricordo male quest'auto fece un po' scalpore perché a parte che veniva venduta come Cherry Europe, non so cosa fosse nei mercati anglofoni, ma fece scalpore perché invece di far produrre la meccanica, l'elettronica a Nissan e il design agli italiani di Alfa, fecero il contrario, quindi è stata un'auto che in realtà non è rimasta nel cuore degli alfisti né degli appassionati di auto in genere. Qui c'è tutta la sua, appunto, la tecnica dell'Alfa Arna, la De Tomaso, mini De Tomaso, pazzesca. Bentornata HF. Vogliamo un attimo soffermarci su questo. 83 tempi più o meno sospetti prima che arrivasse la Deltona che conosciamo tutti. Non a caso questa qui infatti aveva soltanto 130 cavalli, un cambio 5 marce e una velocità prossima ai 200 km/h. Da questi 130 le ultime evoluzioni della Delta integrale sono arrivate a 210-220, insomma. Un'auto che per quegli anni era veramente sportiva. Voglia, ne ha fatta di strada. Il futuro è diesel ancora una volta, sempre per le Lancia, insomma, futuro prossimo, ecco. Super confrontone, autonotizie col turbo, viaggi alla grande. Cosa abbiamo? Allora, partendo dalla destra, Citroen CX, auto pazzesca, montava ancora le tecnologie delle sospensioni elettroniche che poi furono presenti anche su BX. Volvo 760, un carro armato di Volvo, c'è chi l'ha posseduta e si parla a volte sui forum di oltre 500.000-600.000 km. Stanno passando ancora oggi. La 524 TD, quella che abbiamo visto poco fa in pubblicità, è una Fiat Argenta Turbo D. Ragazzi, signori, io quest'auto penso di non averla mai vista, forse per l'età, però come penso si possa vedere da questa pubblicità o comunque da questa immagine dedicata a lei, sì, è abbastanza particolare. Ok. Una delle auto che siamo riusciti a filmare dal vivo nella nostra toccare con mano, sederci. L'abbiamo anche accesa dai nostri amici di remarketing, la Abarth Ritmo 130 TC, un'auto pazzesca, 130 cavalli, la versione sportiva toccata appunto dallo Scorpione, bella, di cui possiamo vedere anche la meccanica qui nella pagina a sinistra, appunto 130 cavalli, 5 posti, 3 porte, trazione anteriore per un motore 2000, 4 cilindri che la portava a 190 km/h di velocità massima. Qui c'è tutto un focus sul Volumex di Lancia con la HPE e la Coupé. Un'auto molto interessante, elegantissimo ovviamente, tipico di Lancia. Potremmo dire una Gran Turismo di Lancia con delle linee un po' particolari poiché era più lunga di una normale Coupé, più spaziosa anche all'interno dell'abitacolo. Secondo me sì, non ci sono mai entrato, però sì. Ragazzi, soffermiamoci un attimo, questa è una questione un po' particolare. Vi diamo 5 secondi. Che auto è? Senza magari leggere, non imbrogliate. Ragazzi, questa qui è una Talbot. La Talbot era una casa produttrice francese che nel tempo, ovviamente, poiché appunto il mercato è sempre molto cattivo contro le case produttrici che purtroppo a volte arrancano, a volte hanno difficoltà economiche o semplicemente non coprono le vendite e i gusti dei clienti, fu poi parecchi anni fa assorbita appunto da Citroen, che a sua volta è diventata poi gruppo PSA. Infatti, come potete anche notare, le linee non si discostano tantissimo dalla penna, dalla matita anche di chi in quegli anni si occupava di Citroen più che di Peugeot. Bene, qui c'è la prova su strada del Pandino 4x4, un'auto, come abbiamo detto, che è entrata nella storia, nel cuore. Immagine bellissima, appunto c'è questa ragazza che si sporge dal finestrino. Potremmo dire che sta quasi guardando questo corso d'acqua, il nostro Pandino. Pregi, tutti i terreni economici. Una tutti i terreni economici, cioè una all-road se vogliamo. Motore brillante, buoni consumi, ma abbiamo dei difetti come manovrabilità del cambio, uno sterzo poco preciso e la rumorosità elevata. Ma chi se ne frega della rumorosità elevata nel Pandino 4x4? Come diceva un adesivo su una delle auto trovate su internet, qui si muore da eroi perché non ci sono airbag.
Pazzesca, un'auto, sembra un modellino. Sì, è la prima serie, infatti lo possiamo notare sia da alcuni dettagli appunto sulla linea estetica che sul fatto appunto che internamente ci fosse ancora quel sistema che rendesse sottilissimi i sedili, il volante di vecchia impostazione, insomma, un'auto comunque molto particolare, molto... ha segnato un po' tutta la storia del periodo dello sviluppo, della produzione, i begli anni italiani degli anni appunto 70-80. Vediamo magari più che altro vediamo un attimo i prezzi. oggi, perché qui leggo prezzo di listino 9.500.000 lire. Dal nostro convertitore Quanto storico costare, vediamo 9 milioni. oggi. Questo è nell'83, 14.600 euro circa. Tutto sommato un prezzo abbastanza a fuoco se teniamo conto che la Panda attuale è poco più cara di questa. Sì. Che belle queste foto. Ah, qui c'era tutta quanta la sua meccanica con la trasmissione, con la trazione 4x4. Piccola osservazione, non tutti sanno o ricordano, la ruota di scorta spesso in quegli anni, soprattutto nel gruppo Fiat, si trovava quasi sempre nel vano motori, non nel bagagliaio, niente doppio fondo. Il bagagliaio, ragazzi, era una cosa in più, semplicemente studiata per realmente riporre i propri bagagli, ma nient'altro. E qui, oltre a tutte le informazioni tecniche delle prestazioni, c'è l'ennesima foto di un'auto in curva su 3 ruote. Cioè, ragazzi, tester di 4 ruote. Pandino ci farei un poster su questa foto. Il pandino 4x4 su 3 ruote. 3x4. Esatto. E qui ovviamente nel suo habitat naturale, questo pandino targato Torino, le campagne, in campagna su questi tratturi, spettacolare. Un'auto usata ancora oggi, sono andati in Abruzzo, sono tantissime le Pande. In Calabria, nei paesini rurali, è un'auto utilizzata ancora oggi. Questa Panda 4x4 nuova. Un'altra ritmo, questa 105 questa è la 105 DC, quindi appunto un 25 cavalli suppongo in meno rispetto alla 130 DC. Provata però da Alboreto, una prova interessantissima, provata in pista da Alboreto, fortissimo. Poco fa tu hai detto che adesso gli cambi automatici raggiungono 9-10 marce. Qui c'è un confronto sulla BMW Serie 7, quindi la miraglia dell'epoca, di inizio anni 80, 732i, motorizzazione quindi benzina, cambio 5 marce manuale e cambio automatico. Cioè ragazzi, questo cambio automatico ha 4 marce. No, la cosa pazzesca che più mi fa pensare adesso riflettendoci è che allora il cambio automatico era un gap, era un punto a sfavore per la macchina perché erano lentissimi. Non a caso poi nel tempo è nato la cosiddetta espressione effetto Pullman, ovvero questa cambiata che dopo a volte anche un paio di secondi arrivava e riusciva a innestare la marcia. Adesso invece in pista soprattutto non avere un cambio automatico vuol dire veramente perdere centesimi e decimi di secondo importanti sul tempo. Quindi l'evoluzione tecnologica in 30 anni ha ribaltato oggettivamente un mondo che è quello appunto della trasmissione manuale o piuttosto automatica che fosse. Qui, come facevi tu ora a notare, esatto, tutta la meccanica proprio sui dischi, gli ingranaggi, tutto ciò che è contenuto attraverso all'interno del blocco di un cambio, molto particolare tra l'altro questo spaccato. Volumex lo ritroviamo anche in questa pubblicità Lancia che mette a confronto l'HPE con una versione, la mitica 037, Carlo, puoi dire diciamo altro, non diciamo altro, dai. Infine c'è il listino con tanta pubblicità, ovviamente alcolici e quant'altro, ve li risparmiamo tranquillamente, ma con un ritmo interessante perché questa Bertone infatti si occupò in alcuni periodi di ovviamente prendere delle auto stock e renderle un po' più particolari. Qui appunto la particolarità è quella di avere una grafica o comunque dei dettagli, dei particolari, come il fatto appunto che sia cabrio, delle pelli più ricercate, dei dettagli, loghi, insomma un tocco che la rendesse più unica rispetto alle altre. Insomma, questo rispetto agli altri video è stato un bel tuffo ancora più indietro. Sì, diciamo che tornare nel 1983 quando l'iconica Panda era l'inizio del suo percorso incredibilmente glorioso e famoso è veramente affascinante. Tra l'altro appunto vederlo in questo particolare modello 4x4, poi trattare dopo con la Ritmo del reparto sportivo e collaborativo Fiat X Abarth, insomma è stato questo numero di luglio 1983 4 ruote molto bello, molto interessante. Ora però vogliamo sapere i vostri pensieri, i vostri eventuali suggerimenti qui sotto nella sezione dei commenti. Se questo video vi è piaciuto spolliciate, condividetelo con i vostri amici.
Infine iscrivetevi al nostro canale e attivate le notifiche con il campanello. Se vi va iscrivetevi, noi non obblighiamo nessuno. Se vi- Sappiate però che ogni martedì continueremo con Con questo format, oltre ai nostri soliti video ogni giovedì e domenica sera. Seguiteci sui nostri account social Facebook e Instagram e per questi video ci vediamo martedì prossimo. Ciao ragazzi!